Oggi, per la prima volta sul mio canale, parliamo di teleprompter e lo facciamo con l'Elgato Prompter, un teleprompter che ha innovato tantissimo ed è realmente in grado di migliorare il tuo lavoro nella produzione di contenuti. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi parliamo di un teleprompter. Ma prima di entrare nel dettaglio dell'Elgato Prompter, voglio spiegarti che cos'è un teleprompter, perché probabilmente non l'hai mai visto, non ne hai mai sentito parlare o non sapevi neanche che esistessero. Allora, i teleprompter sono strumenti molto semplici, in realtà te lo puoi costruire anche in casa con del cartone e una superficie riflettente che può essere vetro o anche plastica, però ti dicevo, i teleprompter sono strumenti nei quali scorre un testo e dietro questo testo c'è una macchina da presa, una telecamera, una webcam, un action cam, un telefono, quello che vuoi. La grande funzionalità di tutti i teleprompter è quella di mantenere il contatto visivo con l'obiettivo della fotocamera leggendo il testo che scorre. Ok? Spero di avertelo raccontato in maniera molto semplice. Si usa anche al telegiornale, si usa negli show televisivi, si usa anche in versione diversa a teatro, insomma il gobbo si chiama o il suggeritore, insomma questi strumenti esistono da sempre e Elgato ha innovato il mercato, e adesso ti racconto perché ha creato questo strumento che ha davvero delle novità pazzesche. La prima e grande novità di questo teleprompter è che questo, qui sotto, questo che vedi, è uno schermo da 9 pollici con una risoluzione di 1024x600. Mentre gli altri prompter avevano semplicemente un gancio e tu poggiavi il telefono o il tablet in modo che riflettesse sul vetro, come vedi qui, Elgato ha rivoluzionato tutto dicendo: aspetta, ma perché devi usare un altro dispositivo? Creiamo un prompter, un teleprompter che sia unico, dove non devi agganciare più niente, non devi far più niente, è tutto qui. Gli colleghi un cavo USB-C, alimenti il monitor ed è finita, basta. E la grandezza di questo strumento qual è? Che mentre tu lo colleghi al USB-C al computer, che cosa succede? Che il computer lo riconosce come monitor e quindi gli puoi trascinare tranquillamente qualsiasi finestra. Quindi immagina di fare una call su Zoom oppure un webinar o qualsiasi cosa, con il teleprompter tu hai lo sguardo alla finestra dove ci sono le altre persone e parli. Quindi non esisteranno più situazioni nelle quali magari hai il computer da un lato con la webcam e parli alle persone guardando in basso, guardando in alto o facendo cose assurde. Con il teleprompter, questo teleprompter, tu puoi proiettare una qualsiasi schermata e guardare sempre nella camera, perché la grandezza dei teleprompter in generale qual è? È quella di mantenere il contatto visivo. Mantenere il contatto visivo con le persone, mantenere il contatto visivo con l'obiettivo della fotocamera. Io in questo momento sto guardando nella fotocamera, ma potrei avere un teleprompter davanti a me e potrei leggere il testo. Tu non te ne accorgeresti, ma del resto non è vergogna o altro, è uno strumento di lavoro come tanti altri, però manterrei il contatto visivo e questo è fondamentale. Ok? Quanto è brutto quando abbasso lo sguardo in questo caso, perché ho il mio telefono lì sotto e ci sono dei dati. Vedi, in questo momento sto leggendo e tu sei lì però, e io sto guardando da un'altra parte, non sto più mantenendo il contatto visivo. Se avessi usato un teleprompter, avrei potuto proiettarmi una schermata con questi dati, parlare allegramente di tutto quello che volevo raccontandoti il teleprompter e leggendo effettivamente quello che c'era scritto. Quindi una delle grandi funzionalità è questa, ma la seconda è che questo schermo è effettivamente il teleprompter, quindi su questo schermo, grazie al software Camera Hub, tu avrai il testo direttamente dal computer, lo copi e lo incolli dentro questo software e puoi regolare la grandezza del font, il colore del font, lo sfondo, l'interlinea. Puoi fare di tutto ed è comodissimo ed è pazzesco. Io ho usato il teleprompter in passato per certi lavori con certe aziende e ti posso dire che era sempre un po' complesso. Questo qui ha veramente innovato tanto. La seconda grande innovazione di questo teleprompter qual è? È la modalità con cui il testo scorre sullo schermo. Ti faccio brevemente un esempio. Esisteva una modalità che era la modalità continua. Ok, tu programmavi la velocità di scorrimento e il testo scorreva a quella velocità. E tu ovviamente facevi delle prove per vedere quanto doveva essere veloce o lento il testo affinché tu fossi naturale. Elgato ha innovato ulteriormente perché ha inserito all'interno di questo dispositivo il Voice Sync.
Che cos'è il voice sync? Immagina di avere il testo sul display e il testo si sincronizza alla tua voce. È pazzesco, pazzesco. Che vuol dire? Vuol dire che tu parli e il testo scorre solo quando tu stai leggendo esattamente quelle parole. Quindi immagina di avere un testo. Però sei una persona creativa, oppure in quel momento ti viene in mente un'idea, quindi stai leggendo il testo bla 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 bla, poi apri una parentesi e inizi a parlare, il testo si ferma. Mentre nello scorrimento continuo, se tu parli di altro il testo va avanti e dopo ciao, qui se tu ti fermi perché vuoi aprire una parentesi il testo si ferma. Quando riprendi esattamente da quel punto, pronunciando esattamente quelle parole, lui va avanti. E questa è una cosa pazzesca perché ti posso assicurare che andare a tempo, nonostante tu programmi la velocità nel modo più corretto facendo 1000 test prima, ti posso assicurare che è veramente complesso. È veramente complesso, infatti i giornalisti della televisione sono bravissimi perché riescono veramente a essere velocissimi, perché non possono fare chissà quante pause, sono velocissimi e riescono a mantenere il tempo. Sono professionisti del resto. Noi che non siamo professionisti o non vogliamo fare quell'allenamento perché tutto sommato chi se ne frega, il voice sync è lo strumento più incredibile che esista. Quindi la grandezza di questo teleprompter, te lo faccio vedere, lo so che il mio sfondo è nero, questo è nero, ma nel video ti aggiungerò un sacco di b-roll in modo che tu possa vederlo meglio, però fondamentalmente è questo. Vedi? Qui aggiungi la fotocamera, lo smartphone, l'action cam, la webcam e qui hai il testo che si riflette e quindi tu guardi dentro qui e fondamentalmente mantieni sempre il contatto visivo con le persone. Ok, quindi ti dicevo, questo strumento è uno strumento davvero, davvero rivoluzionario. È uno strumento veramente incredibile e non capisco come le aziende non ci abbiano pensato prima. Perché è veramente fantastico. Poi del resto ti posso assicurare che pur avendo un monitor da 9 pollici è leggerissimo. È veramente leggerissimo, quindi è uno strumento che non puoi piegarlo, puoi smontarlo dietro, ma non puoi piegarlo, quindi resta così, quindi non è uno strumento che ti porti in giro. Però è uno strumento che davvero riesce a rivoluzionare il tuo modo di lavorare. Io farò altri video su questo prompter, uno nel quale ti mostrerò tutte le caratteristiche, il software e le funzionalità, un altro ancora dove ti spiegherò come si parla al teleprompter. Ok, quindi cercherò di darti quante più informazioni possibile su questo teleprompter, ma in generale sull'utilizzo del teleprompter. Prima di dirti il prezzo di questo strumento voglio dirti due cose che avrei preferito fossero diverse. Una, il cavo in dotazione. Il cavo in dotazione è USB-C anche a 90 gradi, come vedi, bellissimo perché lo colleghi al monitor, ma dall'altro lato purtroppo è USB-A. Ok? Sono rimasto un po' male di questo cavo, sinceramente. Ora io ho degli adattatori, posso utilizzare un altro cavo mio, però i cavi di Elgato sono veramente fatti bene, sembrano indistruttibili, quindi mi è un po' dispiaciuto che non fosse USB-C, perché chi è che ha l'USB-A oggi? Non lo so, io uso Mac da sempre e sono abituato con l'USB-C sempre, da anni, quindi purtroppo non potrò utilizzarlo. Seconda cosa, ma questo mi rendo conto che era complesso, secondo me sarebbe stato utile più che avere questa bustina che per quanto per carità fa il suo lavoro, però questo qui si impolvera in maniera pazzesca, quindi io avrei cercato di fare qualcosa, magari a parte, ovviamente non incluso perché voglio dire, sicuramente ha un valore quello che sto per dire, però sicuramente una custodia semirigida, non per portarlo in giro, ma semplicemente per preservarlo dalla polvere. Io sono uno che è polvere fobico, nel senso che la polvere con l'elettronica non ci va molto d'accordo, quindi io cerco di avere sempre tutto super protetto, quindi mi auguro che Elgato faccia presto un dispositivo in grado di coprire questo teleprompter in modo che si possa preservare ancora di più. Ripeto, non che dovesse essere incluso nella confezione, ci mancherebbe, però è un invito a Elgato a farlo, mentre per questo cavo, caro Elgato, probabilmente in una prossima confezione fai uscire direttamente il cavo USB-C. Allora, questo gioiellino costa solo 299 euro. Probabilmente potrebbe sembrare tanto per te, ma ti assicuro che per quello che fa è un prezzo assolutamente corretto. Tra l'altro, sul sito di Elgato ti regalano sempre un sacco di cose. Quando compri prodotti, spesso come questo, che comunque è abbastanza costoso, ti regalano, c'è sempre qualche promozione dove ti regalano qualcosa insieme al bundle. Su Amazon invece ci sono anche sconti, quindi io ti lascio i link in descrizione in modo che tu possa
cliccare e vedere il miglior prezzo, quindi dove ti conviene comprarlo in quel momento. Ci vediamo prestissimo con altri video su questo gioiellino, perché è veramente come ho fatto prima, cioè veramente come ho fatto prima. Grazie mille Elgato per avermi inviato questo gioiellino, grazie mille, e noi ci vediamo prestissimo.